saluto! Oggi Heavy Metal Heaven ospita una rievocazione non eccezionale ma valida e personale di tutto quanto il death metal svedese fosse negli anni 90. Svezia, un paese con una grandissima tradizione in molti campi del metal. Tuttavia, il primo a cui è inevitabile pensare è il death, di cui la nazione scandinava, dagli anni 90 in poi, è stata un vero faro a livello mondiale. Non stupisce perciò che oggi i suoi stilemi, che siano quelli classici o quelli più evoluti, siano ripresi un po' ovunque dai gruppi più svariati. Ma anche la scena locale è ancora ben viva, come dimostrano gli Omnicidal. Sono nati nel 2019 a Borås, città non troppo grande situata tra la capitale Stoccolma e la ben più vicina Gothenburg. Eppure il suono del loro primo album, The Omnicidalist, è più aderente a quello originale sviluppato nei primissimi 90 proprio nella capitale. Parliamo di un death metal di base classico, feroce e col suono ribassato e oscuro che ha reso celebre il paese nostro. Non mancano però influssi del primo Melodeath, specie nei ritornelli, ma anche altrove. Ricordano i Dark Tranquillity più oscuri o gli At the Gates di Slaughter of the Soul. Come questi ultimi, inoltre, gli Omnicidal presentano strutture non troppo arzigogolate, almeno per i canoni del genere. Il risultato è un ibrido che ricorda Unleashed, Sentinex e in parte anche i citati gruppi melodici. Il tutto condito con alcuni influssi del death and roll primigenio degli Entombed e da qualche piccola venatura esterna. Un suono che, nonostante a livello di stilemi di base non abbia nulla di davvero originale, possiede almeno una personalità. Non sempre, c'è da dire, gli Omnicidal riescono a sfruttare quest'ultima appieno. Si sente che The Omnicidalist è il loro primo album. Ogni tanto è presente qualche ingenuità, ma soprattutto la scaletta a tratti tende a ripetersi in pezzi con ritmi e riff simili. Questo però non vuol dire che gli svedesi non riescano ad andare oltre le proprie influenze. Al contrario, spesso dimostrano anche buone doti di songwriting e la giusta ispirazione. Ciò succede in particolare nella seconda metà del disco, forse non eccellente in toto, ma con parecchi pezzi degni di attenzione. Si possono citare per esempio The Neverborn, con un bel contrasto tra il groove nel riff delle strofe e i ritornelli malinconici, oppure Narcissistic Abuse, la traccia più vicina al Melodeath del disco, ma senza mancare di una buona aggressività. Il picco è tuttavia 10 Shots. Anch'essa vicino al suono di Gothenburg ha anche una forza e una rabbia palpabile, che però spariscono nel refrain, all'improvviso aperti ed uni in un contrasto originale. La prima parte invece si rivela meno interessante e ispirata, con qualche episodio buono, ma un paio d'altri tutt'altro che esaltanti. L'unico che brilla è invece la opener By Night, in perfetto equilibrio tra ritornelli più melodici, ma sempre rabbiosi, e momenti invece molto aggressivi. Insieme alla citata 10 Shots si rivela il pezzo migliore del disco. Se a tutto ciò uniamo una registrazione ottima che valorizza molto bene i riff di Fredrik Jordanus e del cantante Sebastian Svedlund, i giochi sono fatti. The Omnicidalist non sarà epocale, anche vista la scaletta un po' ondivana, ma si rivela un lavoro di grande intrattenimento. È un intrattenimento cupo e malefico che riprende molto bene lo spirito di tutto ciò che il death metal svedese era negli anni 90. Se ami il genere e soprattutto se preferisci ai cloni sterili qualcosa di più onesto e personale, l'invito non può che essere a scoprire gli Omnicidal. Voto di Heavy Metal Heaven 82 su 100. Per oggi abbiamo finito. Se ti è piaciuta la video recensione metti il like, condividila e commentala. Ti invitiamo inoltre a iscriverti al nostro canale e a cliccare la campanella degli avvisi per non mancare neppure uno dei nuovi video che pubblichiamo ogni settimana. Puoi infine trovarci anche sui nostri social Facebook, Instagram e Pinterest. I link sono in descrizione. Ci vediamo alla prossima volta.